Questa è veramente una chicca e se siete alla ricerca di un progetto unico ed originale credo di aver trovato proprio l'idea giusta per voi. Ciao a tutti e bentornati su Katie Made, io sono Katie ed oggi andiamo a realizzare insieme questo progetto, un progetto veramente unico ed originale, perfetto anche per le principianti perché dobbiamo solo lavorare pannello fronte retro e incollarlo alla struttura in legno perché questa è una struttura in legno su cui poi ho incollato i due pannelli all'uncinetto. So che penserete che è piccolina, non c'entra nulla, però immaginatevela comunque a degli eventi, cerimonie, passeggiata al mare durante l'estate con dei colori anche più frizzanti. Secondo me è perfetta e non passerete inosservate. I due pannelli fronte e retro li ho lavorati appunto canestro in modo da rendere la lavorazione super compatta, infatti guardate come tiene benissimo la forma. Vi faccio vedere anche com'è fatta la borsetta, si apre in questo modo, per le più esperte può essere anche foderata e rifinita al meglio all'interno e ha i suoi gancini per poter inserire la catena, una tracollina anche in resina, chiusura magnetica. E questo è il risultato. So che è un progetto che sembra impossibile, lo era anche per me, però poi mi sono messa lì, ho studiato uno schema e ve l'ho riportato bello e pronto da replicare. Quindi fatemi sapere qui sotto nei commenti cosa ne pensate, se la realizzerete. Sul sito hobbyperline.com trovate il kit e materiali completo per poterla realizzare, vi lascio come sempre il link nella descrizione in basso al video. Ora non ci dilunghiamo più di tanto, se avete comunque delle domande potete lasciare un commento qui in basso. Vi invito a seguirmi sui miei social per non perdervi tutte le novità, iscrivervi al canale per non perdervi tutti i futuri tutorial in arrivo. Ora vediamo cosa ci occorre nel dettaglio per realizzare questo progetto e poi passiamo subito al tutorial di oggi. Per questo progetto utilizzeremo una cornice in legno con chiusura magnetica, cordino elastic flexi, nel mio caso colorazione avorio. Lavoreremo il tutto con l'uncinetto numero 6, avremo bisogno di una colla attaccatutto e possiamo partire subito con il progetto di oggi. Partiremo con la lavorazione dei pannelli fronte retro. Questo è il primo che ho già lavorato e fissato momentaneamente per vedere se stava bene, infatti devo ancora chiudere il lavoro e mettere ovviamente la colla, però comunque questo è il risultato che dobbiamo ottenere. Quindi l'unica cosa che dovremo fare è lavorare i pannelli da applicare sulla cornice in legno, quindi dobbiamo prendere in considerazione la misura della base perché partiremo dalla parte più bassa e poi andremo a diminuire man mano. Parto quindi facendo le catenelle, ne farò 26 che nel mio caso corrisponderanno a 19 cm, quindi faccio il cappio iniziale e poi vado ad avviarmi le catenelle. Ovviamente le catenelle potrebbero essere diverse in base al filato che si utilizza. Io vi consiglio innanzitutto di utilizzare questa tipologia di filato perché è un po' più spesso e si incastra bene nella cornice, ma se utilizzate un filato diverso potete comunque seguire la misura in centimetri che vi lascio proprio per questo motivo. Quindi lavoro le 26 catenelle. Fatte le mie catenelle, che come vi ho già detto corrisponderanno a 19 cm, in questo modo vedete non dobbiamo ovviamente tirare il lavoro, come potete vedere corrispondono esattamente alla zona bassa della cornice, quindi a questo punto si procede con la prima riga di lavorazione che sarà tutta a maglia bassa, quindi partendo dalla seconda catenella dall'uncinetto mi inserisco e lavoro una maglia bassa e lavoreremo una maglia bassa in ogni catenella sottostante. A fine lavoro comunque ci ritroveremo con 25 punti di base, quindi maglie dispari. Bene, terminata la lavorazione di questa prima riga, voltiamo il lavoro ed iniziamo a lavorare appunto canestro che darà una bella rigidità al nostro pannello, perfetta proprio per questo lavoro che stiamo facendo. Quindi ho girato il lavoro, non faccio la catenella per girare per tenere il bordo pulito, parto direttamente dal primo punto, mi inserisco e lavoro la prima maglia bassa.
nel punto successivo sottostante, quindi esattamente in questo punto qui, questo, perché questo qui è il primo e abbiamo lavorato una maglia bassa, questo è il secondo e dobbiamo inserirci, quindi ci inseriamo in questo punto e lavoriamo un punto canestro. Comunque i passaggi sono quelli della maglia bassa, con la differenza che ci inseriamo nel punto, con la differenza che ci inseriamo alla base del punto, vedete? Poi punto successivo, maglia bassa normale, quindi ci inseriamo nella catenella del punto successivo e poi di nuovo punto canestro, quindi dobbiamo andarci ad inserire alla base del punto successivo. Come lo riconosciamo? Questo è il punto precedente che abbiamo già lavorato e questo è il punto successivo. Ci inseriamo e lavoriamo un punto canestro e procederemo in questo modo per tutta la riga. Avremo comunque sempre i nostri 25 punti. Se preferite, se siete alle prime armi, comunque potete lavorare anche tutto a maglia bassa, non è assolutamente un problema. Bene, ultimata anche questa riga, ora voltiamo il lavoro e nella riga successiva dovremo andare a fare una diminuzione all'inizio e alla fine della riga. Quindi per fare la diminuzione all'inizio saltiamo direttamente il primo punto, andiamo nel successivo e lavoriamo una maglia bassa. Dopodiché dobbiamo semplicemente procedere a lavorare a punto canestro, quindi cosa dobbiamo fare? Dobbiamo andarci ad inserire alla base della maglia bassa successiva sottostante, quindi noi ora abbiamo lavorato una maglia bassa esattamente in questa V che corrisponde, come potete vedere, al punto canestro del giro precedente. Quindi noi ora dobbiamo andarci ad inserire esattamente in questo punto qui, vedete? Qui c'è una V più piccolina. Se noi ci inseriamo qui alla base di questa V, se giriamo il lavoro ci ritroviamo esattamente alla base della maglia bassa del giro precedente. Quindi noi dobbiamo andare ad alternare i punti. Dove c'è il punto canestro lavoriamo una maglia bassa normale, dove c'è la maglia bassa lavoriamo il punto canestro. Quindi in questo caso, come potete vedere, andremo a lavorare il punto canestro, quindi ci inseriamo proprio qui e lavoriamo il punto canestro. Poi nel punto successivo abbiamo la V più grande, quindi lavoriamo una maglia bassa normale. Punto successivo, V più piccola, ci inseriamo proprio alla base. Se non siete sicure, girate il lavoro e vi ritroverete esattamente alla base della maglia bassa del giro precedente. Prendiamo il filo e chiudiamo. Procederemo in questo modo per tutta la riga e poi a fine riga dovremo fare la diminuzione. Bene, devo fare la diminuzione, ho gli ultimi due punti, quindi mi inserisco sulla V più grande, quindi devo fare la maglia bassa normale, prendo il filo, non chiudo, mi inserisco nell'ultimo punto della riga, prendo il filo, ho le 3 asole sull'uncinetto, le vado a chiudere tutte e 3 insieme, in questo modo avrò fatto la diminuzione. Quindi questo sarà l'effetto. Giriamo il lavoro e per le prossime 2 righe successive andremo a lavorare i punti come si presentano, quindi non dovremo fare altre diminuzioni. Quindi procedo lavorando una maglia bassa nei primi 2 punti, 1 e 2, e poi ricomincio a lavorare a punto canestro. Quindi qui ho la V più piccola, come vi ho detto nel giro precedente, ci andiamo ad inserire proprio alla base di questo punto e facciamo il punto canestro. Poi abbiamo la V più grande, ci inseriamo al di sopra e facciamo una maglia bassa normale e poi di nuovo un punto canestro.
Procederemo in questo modo per tutta la riga, ultimando la riga facendo sempre le 2 maglie basse come abbiamo iniziato, quindi 2 maglie basse all'inizio, 2 maglie basse alla fine per ritrovarci uguali. Bene, ho ultimato la mia riga, volto il lavoro e vado a ripetere lo stesso procedimento, quindi lavoro i punti come si presentano, con la differenza che ora parto facendo una maglia bassa nel primo punto e poi riprendo a lavorare a punto canestro, quindi ad alternare comunque i punti come ho fatto finora. Ok, ho ultimato anche questa riga. A questo punto si volta il lavoro e si riprende con le diminuzioni. Quindi come andremo a lavorare il nostro pannello? Abbiamo lavorato la prima riga a maglia bassa, poi abbiamo lavorato la seconda riga a punto canestro, la terza sempre ovviamente a punto canestro perché è quello il punto che abbiamo scelto, ma facendo la diminuzione all'inizio e alla fine della riga. Poi abbiamo lavorato 2 righe lavorando i punti come si presentano ed ora andiamo a lavorare di nuovo una riga di diminuzioni, quindi facendo una diminuzione all'inizio e alla fine della riga e poi di nuovo 2 righe lavorando i punti come si presentano, e così andremo a sviluppare tutto il pannello. Alterneremo una riga di diminuzioni e 2 righe normali e questo procedimento lo andremo a ripetere fino a raggiungere un totale di 14 righe, partendo proprio dalla prima fino all'ultima. Quindi ora facciamo la diminuzione, saltiamo il primo punto e andiamo nel successivo. Continuiamo ovviamente lavorando a punto canestro, alternando i punti con quelli che abbiamo in basso e poi facciamo la diminuzione anche alla fine della riga, quindi lavoriamo gli ultimi 2 punti insieme in questo modo. Ora volto il lavoro e lavoro le mie 2 righe senza fare altre diminuzioni e comunque procederemo in questo modo fino a raggiungere un totale di 14 righe come vi ho detto. Qui in alto vi lascerò sia il numero di righe che la misura in centimetri, così se non vi trovate con il numero di righe avete comunque la misura in centimetri. In ogni caso potete comunque provare il vostro pannello sulla cornice in legno di tanto in tanto mentre lavorate, così potrete regolarvi al meglio. Quindi procediamo in questo modo, alternando una riga di diminuzioni con 2 righe normali fino a raggiungere il totale di righe indicato. Ci vediamo al termine. Bene, ho lavorato le mie 14 righe totali, partendo ovviamente dalla prima riga di sola maglia bassa. Ho creato questo pannellino che misura in altezza circa 11 cm. Ho terminato con 17 punti, eravamo ovviamente partite con 25. A questo punto dobbiamo andare a fare dei giri di rifinitura lungo il pannello, quindi mi ritrovo in questo punto. Nello stesso punto di base mi inserisco e lavoro un'altra maglia bassa in questo modo. Questo sarà il mio primo punto del giro dove dovrò poi chiudere tutto il lavoro. Procedo ora lavorando una maglia bassa per ogni punto che ho in basso, quindi per ogni riga di lavorazione. Abbiamo 14 righe, quindi a partire da questo punto fino in basso qui all'angolo dobbiamo avere 14 punti. Mi inserisco quindi nel punto successivo che corrisponde alla riga successiva e lavoro una maglia bassa, punto successivo che corrisponde alla riga successiva e lavoro una maglia bassa e così via fino a lavorare tutto questo lato. Qui abbiamo l'angolo, mi inserisco nel punto, lavoro la 14ª maglia,
quindi qui ho 14 maglie basse. Ora nello stesso punto vado a lavorare un'altra maglia bassa, quindi per fare l'aumento nell'angolo procedo lavorando una maglia bassa per ogni catenella che ho sottostante. Qui abbiamo tutte le catenelle di base fino all'angolo. Qui nell'angolo ovviamente ripeterò lo stesso procedimento, quindi mi inserisco, lavoro una maglia bassa e poi lavoro la seconda maglia bassa per fare l'aumento. Su questo lato ripeterò lo stesso procedimento di questo lato più corto, quindi una maglia bassa per ogni riga di lavorazione. In totale saranno 14 punti a partire da quest'ultimo punto che abbiamo lavorato. Quindi ora ci spostiamo nel punto successivo che corrisponde alla riga successiva e lavoriamo una maglia bassa e così via per ogni punto che incontriamo. Qui abbiamo l'angolo, lavoriamo una maglia bassa in questo punto ed ora ci spostiamo sulle maglie che abbiamo qui. Quindi ci inseriamo in questo punto, lavoriamo una maglia bassa ed una maglia bassa sullo stesso punto in questo modo e poi procediamo lavorando una maglia bassa in ogni punto sottostante fino al marcapunti, quindi ci rivediamo al termine. Ultimo punto prima del marcapunti, andiamo a lavorare un aumento anche in questo punto, quindi 2 maglie basse nello stesso punto ed ora andiamo a lavorare un altro giro di maglia bassa tutta intorno al pannello facendo gli stessi aumenti sempre negli angoli. Quindi ora tolgo il marcapunti, lavoro una maglia bassa su questo punto e riposiziono il marcapunti in modo che so dove devo chiudere il giro. E poi procedo lavorando una maglia bassa in ogni punto sottostante. Quando arrivo nell'angolo non ho messo il marcapunti, ma comunque riusciamo a vedere tranquillamente l'aumento. Nella seconda maglia bassa delle due andiamo a lavorare l'aumento e questo procedimento lo ripeteremo ovviamente in ogni angolo dove abbiamo le 2 maglie basse. Quindi procedo lavorando una maglia bassa in ogni punto sottostante e quando arrivo nell'angolo dove ho le 2 maglie basse, sulla seconda maglia bassa andrò a lavorare l'aumento. Quindi vedete qui ho l'aumento, questa è la prima maglia bassa e questa è la seconda. Sulla prima lavoro normalmente una maglia bassa, sulla seconda lavoro l'aumento, quindi 2 maglie basse nello stesso punto. Procedo lavorando una maglia bassa in ogni punto sottostante, ripeto lo stesso procedimento anche negli angoli restanti, quindi sempre nella seconda maglia bassa delle due andiamo a lavorare l'aumento. Ci rivedremo al termine del giro. Devo ultimare il giro, la prima maglia bassa l'ho già lavorata, sulla seconda devo lavorarci l'aumento, quindi entro e lavoro 2 maglie basse nello stesso punto. In questo modo. A questo punto ultimo giro di rifinitura sarà a maglia bassissima in costa retro, quindi tolgo il marcapunti, mi inserisco prendendo solo la metà catenella retro in questo modo, vedete, mi inserisco al centro della catenella e lavoro una maglia bassissima. Su questo punto vado a mettere il marcapunti così alla fine so dove devo chiudere il mio giro e procedo lavorando una maglia bassissima in costa retro in ogni punto sottostante. Ovviamente non farò più aumenti. Questa rifinitura con maglia bassissima ci permetterà di ottenere questo effetto incurvato verso l'interno che ci occorre proprio per poi andare a posizionare il nostro pannello sulla cornice in legno. Quindi non preoccupatevi se vedete che il lavoro si incurva, è normalissimo, è proprio l'effetto che dobbiamo ottenere. Quando arriviamo a questo punto non lavoriamo l'ultimo punto, ma andremo a sostituire il punto facendo l'asola di chiusura. Quindi tagliamo il filo,
tiriamo fuori il filo e dobbiamo andarci ad inserire proprio nel primo punto che abbiamo marcato, che sarebbe il primo punto del giro. Ci inseriamo in questo modo e rientriamo nel punto da cui siamo uscite. In questo modo, come potrete vedere, abbiamo ottenuto il punto bassissimo che non abbiamo lavorato, ma chiudendo allo stesso tempo anche il giro in maniera invisibile. Quindi a questo punto possiamo andare a bloccare e nascondere il filo attraverso le maglie. Quindi questo sarà il risultato che otterremo. Ripeteremo lo stesso procedimento anche per il secondo pannello e poi passiamo direttamente al montaggio sulla cornice. Se siete pratiche potete anche andare a foderare il vostro pannello in maniera molto semplice, quindi creando una semplicissima fodera a pannello. Nella descrizione in basso al video vi lascerò il mio tutorial dedicato per quanto riguarda la fodera a pannello, ovviamente non su questa borsa, ma è un tutorial specifico che ho fatto per le principianti. Io al momento non andrò a foderarla, quindi passerò direttamente al montaggio dei pannelli. Comunque in ogni caso la lavorazione a punto canestro resta molto fitta, quindi le cosine che mettiamo all'interno della borsetta non vanno da nessuna parte. Quindi a questo punto si passa all'incollaggio. Io il primo pannello l'ho già incollato, guardate che lavoro super pulito, ma soprattutto la bellezza della borsetta come verrebbe praticamente. È piccolina perché è veramente piccolina, però fa la sua figura. Quindi ora procediamo all'incollaggio. Qui come potete vedere abbiamo una fessura aperta e all'interno di questa fessura andiamo a mettere la colla. Va benissimo qualsiasi colla purché sia un attaccatutto super forte. Io utilizzerò questa che in genere utilizzo per le borse all'uncinetto e la vado a mettere proprio dentro la fessura. Bene, io ho abbondato soprattutto negli angoli. A questo punto dobbiamo solo andare a posizionare il pannello al di sopra e mandare il bordino all'interno della fessura. Quindi io parto dalla parte bassa, mi assicuro di posizionarlo nella maniera corretta e poi vado a fare entrare il bordo all'uncinetto all'interno della fessura dove abbiamo messo la colla. Mi aiuto con un cacciavite. All'esterno deve restare solo il bordino del secondo giro di rifinitura a maglia bassa, quindi deve restare questo piccolo bordino che è anche un po' decorativo, vedete? Una volta mandato tutto il bordo all'interno, questo sarà il risultato. Facciamo asciugare almeno 24 ore senza toccare nulla, in modo da farlo asciugare proprio perfettamente, e poi avremo definitivamente concluso. Come potete vedere, comunque questa è una borsetta a cornice, quindi si apre, si mettono le cosine all'interno e si richiude. Inoltre, per quanto riguarda la tenuta maggiore del tessuto, perché magari potreste pensare che non regga, potreste valutare l'idea di mettere qualche chiodino qui all'interno che vada a prendere la parte all'uncinetto per stare più sicure. Però secondo me, con tutta la colla che ci ho messo, soprattutto io, dovrebbe reggere. Poi comunque è una borsetta piccolina, non è che ci carichiamo il mondo all'interno, quindi va benissimo così. La chiusura è magnetica, quindi non dobbiamo applicare chiusure. Possiamo mettere ovviamente una tracollina. Io al momento non l'applicherò, ma possiamo mettere una catenella semplice oppure una
tracollina in resina e voilà, questo è il risultato. Io sono veramente molto soddisfatta, tra l'altro è stato un esperimento, ho dovuto studiare lo schema per poterlo adattare a questa cornice, sono felice di esserci riuscita, spero che comunque piaccia anche a voi, fatemi sapere qui sotto nei commenti cosa ne pensate e se la realizzereste, se vi incuriosisce come progetto. Immaginatevela comunque anche in altri colori, io sono rimasta sul neutro e devo dire che non mi dispiace affatto. Come vi ho già detto all'inizio, se siete alle prime armi potete valutare l'idea di lavorare i pannelli interamente a maglia bassa, non è assolutamente un problema, potete seguire tranquillamente lo stesso schema, comunque se non vi ritrovate con i giri avete le misure in centimetri di riferimento, quindi andate tranquille. Come avete visto anche l'applicazione dei pannelli alla cornice è veramente molto semplice, basta un pochino di pazienza ma si riesce tranquillamente, quindi spero proviate a realizzarla. Sul sito hobbyperline.com trovate il kit materiali completo per poterla realizzare, ovviamente disponibile anche in altre colorazioni. Trovate il link nella descrizione in basso al video come sempre. Detto questo, mi raccomando, continuate a seguirmi sui miei social per non perdervi tutte le anteprime e le novità. Iscrivetevi al canale se non volete perdervi tutti i futuri tutorial in arrivo. A questo punto vi ringrazio per avermi seguito anche in questo progetto, vi mando un bacio, un abbraccio e vi do appuntamento come sempre al prossimo tutorial. Ciao!